Ho appena presentato il mio libro e sono contento. Come vi accennavo nell'intro, oggi ho realizzato il mio primo libro ed effettivamente è stata una bella esperienza. È stato un lavoro lungo di mesi, è stato un bel progetto perché di fatto l'ho creato con l'università, quindi è un progetto universitario di creare una narrazione visuale. Io ho creato, diciamo, questo libro in formato A5 di 44 pagine, nulla di incredibile, però mi ha dato la possibilità di trasporre la mia fotografia in quello che è un ambito più fisico, e quindi questa cosa mi è piaciuta molto, mi ha dato veramente un ottimo spunto ed è solo una delle 1000 cose che sto cominciando a fare in questo periodo. Siamo oggi al 26 giugno e ormai un anno quasi che vivo qua a Bolzano, è quasi un anno che ho preso la maturità e credo che sia arrivato il momento di fare un piccolo punto della situazione, quindi mettiamoci comodi che vi racconto 4 cose di come sta andando tutto questo progetto in generale del libro che mi ha portato via tanto tempo. Ho sviluppato un'applicazione per un altro progetto universitario, quindi è stato tutto bellino e mi sto divertendo molto, devo essere sincero, e sto mantenendo anche la cosa qua con YouTube, quindi sono contento e basta. Adesso mi faccio una suonata, torno a Bolzano e capiamo un paio di cose. Dopo questa piccola interruzione per spesa, studio e cose matte da fuori sede, cosa ho combinato in questi mesi? Cioè, come sono messo in questo momento nella mia vita? Prima cosa, progetti universitari. Per questo semestre ne ho fatti un casino, sono stati tantissimi, sono stati distruttivi, è una rottura veramente, però comunque molto stimolanti. Il progetto libro è stato una rivelazione perché mi ha dato la possibilità di vedere come posso creare una narrazione di, insomma, quando hai qualcuno che te lo spiega, qualcuno che ti racconta com'è e che allo stesso tempo ti aiuta anche a utilizzare programmi come InDesign per l'impaginazione, tutta questa parte di nozioni, diciamo, che a me interessa molto, ti dà la possibilità di creare veramente un insieme di cose che banalmente non sarei stato in grado di creare da solo. E quindi questa cosa molto molto interessante, molto molto importante, a me è piaciuta veramente molto. Oltre a questo, poi vabbè, ho fatto un altro progetto per l'università in cui praticamente ho sviluppato il prototipo di un'applicazione, questo per tipo un corso di computer science, per chi è pratico o comunque sa di cosa sto parlando. Ho imparato ad utilizzare Figma e quelle cose qua che sono strumenti comunque importanti, sono strumenti che ti danno una visione, delle capacità e delle competenze che fanno sempre comodo. E poi soprattutto con questa cosa qua del libro a me ha dato veramente un casino di ispirazione, perché questa cosa qua del libro mi ha fatto rendere conto che io posso realizzare un libro. Cioè, adesso banalmente per l'esame ho portato solamente la parte digitale perché non sono riuscito a stampare il libro vero e proprio, perché volevo stamparlo qua a Design a Bolzano, ma non c'era la possibilità, perché non ho banalmente l'accesso e avrei bisogno di qualche mio amico che però è in sessione anche lui. Insomma, abbandonato il progetto stampa per l'esame, però in futuro super volentieri lo stamperei. È una cosa super interessante per riflettere su come le nostre fotografie stampate costruiscono una narrazione, poi vederle raccolte in un libro, cioè fa tutto un altro effetto, cioè a me gasa un casino. E per il futuro, quando realizzerò qualche progetto mio personale, quando realizzerò qualche composizione che sarà composta da un numero considerevole di fotografie, potrò considerare di prenderlo, impaginarlo, realizzare una cosa sempre diversa, sempre particolare e stamparlo. Ed è una competenza che sembra inutile così su due piedi, però banalmente tu sei capace da solo di realizzare un prodotto finito che può essere per te, che può essere per la presentazione di te stesso, anche perché banalmente ti stampi
cioè ti impagini bene, ti stampi un portfolio, non è come andare a stampare le fotografie, cioè io in questi mesi ho stampato il mio portfolio, tra l'altro anche qua, parentesi su cui dopo torneremo perché ho trovato lavoro, e cioè è una cosa interessante, no? Cioè la cosa della stampa a me è sempre piaciuta, e il fatto di prendere la fotografia e vederla fisicamente in uno spazio, dargli importanza, in un'impaginazione così, secondo me è veramente, veramente una figata. Altra cosa che ho fatto in questi mesi, ho trovato lavoro, sono entrato in un'agenzia di comunicazione, quindi effettivamente quello per cui sto studiando, approccio particolare, esperienza molto utile, sto facendo un'esperienza incredibile, adesso devo capire se rimarrò qua, se mi sposterò, se non lavorerò più qua, che cosa faccio. Però intanto in questi mesi l'esperienza ce la siamo presa, ce la siamo portata a casa, è stata veramente una super opportunità. Io sono veramente grato a queste persone che mi hanno dato quella possibilità, loro lo sanno, e quindi sono super contento, e vi parlerò meglio di questa situazione appena sono un po' più tranquillo, e magari se avete domande scrivetemi, che sempre nei commenti, che magari posso rispondervi meglio e fare un po' un video a parte sul lavorare in agenzia di comunicazione. Cioè alla fine ho fatto un'esperienza abbastanza breve perché non è che sono 5 anni di agenzia, quindi è un approccio, è un inizio, io ho delle mire ben precise, quindi sono contento, devo essere sincero, sono stati dei mesi a livello lavorativo molto soddisfacenti, ho comunque continuato con i miei progetti, con le mie cose, a livello fotografico e creativo sono stati dei bei mesi, quindi sono super contento. Adesso ho in programma tante cose per YouTube, ho già programmato praticamente tutti i video di quest'estate, quindi nonostante la mia estate sarà fino a fine luglio, a metà, tra Brescia, Bolzano, su, giù, sali, scendi, poi agosto, che YouTube, i social muoiono, sempre un casino. Però sono contento, sono soddisfatto, e diciamo che questa cosa del tenere questo diario video a me piace sempre. Poi dopo sapete come sono questi video, oggi lo vedete, magari tra 2 settimane non lo vedete più, tra 3 mesi lo rivedete, insomma ci sono tanti altri video vlog un po' così personali che a volte li guardo e dico ok, questa cosa qua è troppo personale, non voglio che stia sul mio canale, poi li riguardo e dico ok, no, possono starci, insomma sono dei video un po' altalenanti, però sono delle cose mie personali che io mi sento di condividere con voi, quindi se vi piace supportate, scrivetemelo, e vi ricordo sempre di seguirmi perché c'è un canale a tema fotografia qua che sta campando, e è un canale insomma che sta andando, siamo quasi a 900 iscritti, io sono contento, soddisfatto, non lo so come bisognerebbe essere. Sicuramente sì, cioè sicuramente è un percorso, anche qua ci penseremo, ci saranno video a riguardo appena taglieremo traguardi più importanti. E basta, questo è quanto. Vi ricordo di iscrivervi, lasciate un mi piace, scrivetevi un commento se avete qualsiasi domanda. Ciao a tutti!